Se vi chiedessi qual è la cosa che vi è mancata di più nell'ultimo anno, probabilmente riceverei una risposta plebiscitaria: la vostra libertà. E in effetti abbiamo accettato, sopportato restrizioni alle libertà personali senza precedenti nella nostra storia repubblicana, una forzata reclusione domestica, una relazionalità ferita, amputata, lontano da affetti, amici, il coprifuoco, le frontiere sbarrate, le scuole e le attività economiche interrotte. Eppure, se ci guardiamo intorno, vediamo che la libertà manca ovunque. Se prestiamo attenzione, possiamo sentire le urla o i sussurri degli oppressi. Anche nella vecchia Europa, Polonia, Ungheria, e poi Russia, Turchia, Egitto, Cina, Myanmar. L'elenco è incompleto. Il mondo brucia. Oggi i paesi del mondo pienamente liberi sono meno della metà. Soltanto il 20% della popolazione del pianeta è veramente libera. La vedete in verde. In Medio Oriente e Nord Africa più dell'80% della popolazione vive sotto regimi che non riconoscono pienamente i diritti civili e la libertà politica. Nell'Africa subsahariana soltanto il 9% della popolazione vive in democrazie compiute. E le cose peggiorano anziché migliorare. Ogni anno il numero dei paesi che arretrano nel garantire le libertà fondamentali è maggiore del numero dei paesi che avanzano. La libertà, insomma, continua a mancarci e noi continuiamo ostinatamente a cercarla. È un'odissea la storia della nostra libertà, un cammino lungo e tortuoso compiuto nella storia millenaria della civiltà umana, in cui la libertà ha assunto sembianze anche molto diverse. Si comincia nel mito con Prometeo, che ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini e per questo gesto subisce la punizione di Zeus, che lo fa incatenare a una roccia ai confini del mondo, nudo, esposto alle intemperie, con un'aquila che gli squarcia il petto e che ritorna ogni giorno per divorargli il fegato che gli ricresce durante la notte. Ma Prometeo è un semidio, figlio di un titano, gli dei più antichi che esistevano anche prima degli dei dell'Olimpo. E io ho avuto sempre la sensazione, insomma, che questa storia si trattasse di un regolamento di conti fra dei, sempre così prodighi di dispetti, invidie, rappresaglie. Ma di certo Prometeo è il simbolo della ribellione, della sfida alle imposizioni e all'autorità. Eppure, quando gli uomini sono in grado di sapere, grazie al fuoco donato da Prometeo, la prima cosa che sanno è il dolore e la morte. Perché vivere se si deve morire? E come liberarsi di questa condanna? Ci viene in aiuto Epicuro. Il significato in greco antico del suo nome è proprio questo: compagno, alleato, soccorritore. Siamo nel IV secolo a.C. e Epicuro sostiene che il sommo bene sia da ricercare nel piacere. Ogni nostra azione deve essere volta a fuggire il dolore e pretende di liberarci dalla paura della morte, constatando con una logica implacabile che quando la morte sopraggiunge il corpo cessa di esistere. Se c'è la morte non ci siamo noi a dolercene. Lucrezio, nella Roma del I secolo a.C., è un seguace dell'epicureismo, ma le sue certezze vacillano. La sua opera è pervasa da un'ansia di liberazione, ma allo stesso tempo da una profonda angoscia esistenziale, perché vede la fragilità degli esseri umani. È celebre la sua metafora della condizione umana come quella di un naufrago gettato sulle rive del mare, solo, senza difese, che come un bambino strappato alla madre può soltanto farsi sentire con i suoi vagiti disperati, che sono il presagio dei 1000 mali futuri. La nostra è una natura di schiavi, dunque,
Però c'è stato chi si è ribellato, lo schiavo per eccellenza, un gladiatore. Spartaco, alla fine del mondo antico, ritiene insopportabile la sua condizione priva di libertà e si mette alla testa dell'insurrezione dei gladiatori che daranno del filo da torcere addirittura a Roma, il simbolo massimo del potere. Ai primi pochi ribelli si aggiungono centinaia, migliaia di schiavi liberati lungo la penisola e diventano un esercito di briganti e di clandestini. Si abbandonano a ogni sorta di violenza, saccheggiano, incendiano i villaggi. È una lunga scia di sangue, perché Spartaco vuole andare a Roma, è accecato dalla sete di vendetta. Vuole far lottare nell'arena i patrizi catturati con i gladiatori, quelli veri, seduti sugli spalti a godersi lo spettacolo. Sappiamo come andò a finire. A migliaia verranno trucidati dalle legioni di Crasso inviate dal Senato e crocifissi lungo la via Appia tra Capua e Roma, come monito del potere a futura memoria. Se non c'era libertà nell'antichità, la tradizione cristiana ci dà la speranza della redenzione. Ma il paradiso è così lontano, nell'aldilà ultraterreno. Qui, sulla terra, la schiavitù si perpetua nel peccato e nell'asservimento ai tiranni. Ma se la libertà è riposta nell'aldilà, c'è bisogno di una rivolta metafisica. Si impugnano le armi del pensiero, compare sulla scena Cartesio e inaugura la filosofia moderna. È la rivolta dell'intelletto, cogito ergo sum. Come essere liberi se non siamo liberi di pensare? E si inaugura il metodo scientifico che deve liberarci dall'errore e dalle false credenze che ci riducono in cattività. Naturalmente le opere di Cartesio vengono messe all'indice dal Santo Uffizio, c'è la caccia alle streghe, ma ci sono anche i roghi dei libri, non meno pericolosi se si domanda la libertà. Però la rivoluzione della modernità è cominciata e saranno gli illuministi, dopo di lui, a raccoglierne l'eredità e a spingersi oltre. Si afferma il principio della ragione per liberarci da ogni superstizione, da ogni dottrina dogmatica. Abbiamo capito che non può esserci libertà senza verità. Di lì al regicidio il passo è breve, scoppia la rivoluzione francese. Nella storia di tirannicidi ce n'erano stati tanti, chi può dimenticare le sorti di Giulio Cesare alle Idi di marzo, morto per le 23 pugnalate inferte dai congiurati che vogliono abbattere la dittatura. Ma questa volta si ambisce a un livello più sublime, il deicidio. Con la morte del re sul patibolo si vuole decretare la destituzione di Dio, sancire il primato della giustizia terrena sulla grazia divina. Il diritto naturale sostituisce il diritto divino. Ogni essere umano ha una dignità in quanto essere umano, ogni individuo nasce libero, siamo tutti cittadini. La monarchia lascia il posto alla repubblica e con la democrazia del popolo si spezzano le catene del dispotismo dell'antico regime. Con il terrore giacobino che segue la rivoluzione, la ghigliottina diventa lo strumento della metafisica e come in ogni rivoluzione viene il tempo delle epurazioni, decine di migliaia di teste tagliate. Da conquista dell'uomo la ragione diventa ragion di Stato. E alla fine anche la testa di Robespierre, detto l'incorruttibile, rotola dentro una cesta in una piazza di Parigi. C'è allora bisogno di una nuova rivolta in nome della libertà. Il Marchese de Sade prende la questione molto sul serio, ispira i libertini, in questo caso la parola è tutto. Si sostiene che la libertà di un individuo non può conoscere alcun limite, né virtù o vincolo morale di tipo universale. Anche la blasfemia è consentita, anche il sacrilegio, la bestemmia, l'incesto, l'omicidio, senza doverne rispondere. Più tardi ci sarà anche una rivolta estetica nell'arte che si incarna, si fa persona con la figura del dandy. Baudelaire fu il poeta più grande del suo tempo, pubblicò un solo libro di poesie, I fiori del male. Ma quando comparve la sua opera in prosa, I paradisi artificiali, si capì il desiderio di fuga nell'assenzio
il rifugio dolce nell'oppio, per negare il mondo che ci è dato in sorte e costruirne un artefatto, un mondo fatto di bellezza. E a un certo punto Baudelaire scrive questa frase, non è un verso, si trova nei suoi diari intimi, che è bellissima. Le tenebre verdi nelle sere umide della bella stagione. Non c'è un verbo, ma è piena di movimento. Sono 3 coppie di sostantivi e di aggettivi. Le tenebre verdi nelle sere umide della bella stagione. È piena di drammaticità, ma allo stesso tempo anche di una sorta di quiete nella bellezza. Ma quella di Baudelaire è una voluttà triste, romantica e decadente. Il vero interprete sul piano filosofico della rivoluzione francese sta in Germania, è Hegel. L'idealismo tedesco è propriamente filosofia della libertà, come affermano i suoi stessi profeti. In una lettera indirizzata a Hegel, l'amico filosofo Schelling scrive: «L'alfa e l'omega di tutta la filosofia è la libertà». Hegel dice: il senso di cui siamo alla ricerca non è proiettato nell'aldilà, non è fuori dalla nostra portata. Il senso si fa nella storia, di cui noi stessi siamo gli artefici. E c'è un personaggio contemporaneo di Hegel che incarna alla perfezione questo pensiero, è Napoleone, il quale, di origini tutt'altro che nobili, sembra dire al popolo: guardate me, fate come me. Chiunque, anche il più umile, grazie al merito, può avere successo, diventare un eroe. È ciò che ci si vuole sentir dire. È il nuovo mito della borghesia nata sulle barricate della rivoluzione. Il popolo desidera l'uguaglianza delle opportunità, anche al prezzo della libertà. Napoleone infatti si incorona imperatore. Addio alla Repubblica. L'eredità del pensiero di Hegel verrà raccolta da Marx, il quale sostiene che tutti i filosofi prima di lui si sono limitati a contemplare il mondo, ma in realtà si tratta di cambiarlo. Lui vuole instaurare il regno della libertà sulla terra. E per lui libertà significa innanzitutto liberazione dalla schiavitù dei bisogni materiali, economici, un obiettivo da raggiungere nell'avvenire, dove è attesa una società senza classi, in cui ognuno sarà libero e uguale. La fede nella provvidenza divina è diventata la fede nel progresso. Guardate, rischierò di sembrare provocatorio o paradossale, ma anche il capitalismo tende verso quello stesso obiettivo, l'incremento del potere d'acquisto dei ceti subalterni, tutti consumisti. Solo che in questo caso la fede è riposta nella mano invisibile del mercato. Ancora oggi si sfidano il capitalismo liberale e liberista dell'Occidente e il capitalismo politico della Cina post-comunista. Negli ultimi 30 anni il PIL della Cina è aumentato di 14 volte. L'aspettativa di vita è aumentata da 69 a 77 anni. È stato drasticamente ridotto il tasso di mortalità infantile, da 42 a 7 ogni 1000 nati. La popolazione che vive sotto la soglia di povertà era pari a 2/3 del totale 30 anni fa, appena lo 0,5% oggi. Il tasso di iscrizione all'università è aumentato dal 3% al 51% e con l'accesso di massa ai consumi anche in quel paese si è stratificata una solida classe media. Progressi straordinari conseguiti in un arco di tempo veramente circoscritto, brevissimo, soltanto 30 anni. Ma la Cina è un regime autoritario e illiberale. La crescita economica e il miglioramento delle condizioni sociali non sono necessariamente correlati con un maggiore grado di libertà. Ma allora a cosa serve la libertà se una società può stare meglio anche senza essere libera? La nostra tormentata ricerca deve continuare, se poi non fosse arrivato quel dottor Freud a complicare ancora di più le cose. Sigmund Freud, lo scopritore dell'inconscio, che ha svelato l'oscurità che è presente dentro di noi, le forze invisibili che si agitano nella mente, i traumi, le rimozioni, i tabù, che ci imprigionano e non ci permettono di essere liberi. E ci mancava pure il dottor Freud, come se non avessimo già abbastanza guai.
L'algebra della libertà diventa ancora più complicata. Tuttavia nulla, niente può scoraggiare quel desiderio di libertà che avvertiamo nel nostro cuore e in nome del quale abbiamo compiuto le 1000 rivoluzioni che ho raccontato. Sapete qual è il significato originario della parola latina revolutio? Significa ritorno. Infatti in geometria la rivoluzione è il moto di rotazione intorno ad un asse immobile e in astronomia è il movimento di un corpo celeste intorno al suo centro di gravitazione, come la rivoluzione terrestre intorno al Sole o quella della Luna intorno alla Terra. Ecco, la nostra rivoluzione in nome della libertà è allora un ritorno. Ma un ritorno a cosa? Un ritorno a ciò che si è veramente. Un ritorno a quello che siamo nel senso più autentico, cioè evidentemente a quello che non siamo ancora diventati. Come si diventa ciò che si è? Si domandava un altro grande filosofo, Nietzsche. Noi siamo spesso insoddisfatti, inquieti, scontenti per quello che non siamo, per quello che non abbiamo. Perché questo è il punto? Noi siamo in grado di pensarlo, quel non, quello che non siamo, quello che non abbiamo. E questa naturalmente è una vera dannazione, è il motivo per il quale ci rammarichiamo, siamo così spesso inquieti, ma è anche una sbalorditiva opportunità, perché ci dice che noi viviamo nel dominio della possibilità, del non ancora realizzato, in un caleidoscopio di destini personali che desta tutta la nostra meraviglia. E allora, in un tempo in cui lo spirito critico sembra annegare nel conformismo, forse la libertà è proprio questo equilibrio continuamente perduto e ritrovato, mentre noi camminiamo come dei funamboli innamorati della vita sulla corda tesa tra l'errore e la verità, tra ciò che sembriamo e ciò che ci sentiremo liberi di essere, senza più costruirci falsi alibi, senza più tradire noi stessi. Allora sì, vedremo un cuore veramente messo a nudo, colmo di tutto il nostro furore di vivere e dei nostri 3000 anni di storia e di filosofia che abbiamo nelle vene.